Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho una storia succosissima da raccontarvi. Una di quelle che fa sognare, speculare e soprattutto far scatenare il gossip. Oggi parleremo di una delle coppie più amate e a volte chiacchierate del mondo dello spettacolo turco, Burak Özçivit e Neslihan Atagül. Come ben sapete, loro sono due superstar assolute, icone di bellezza e talento che hanno fatto battere il cuore a milioni di persone in tutto il mondo. Ma cosa c'è di vero dietro i riflettori? Cosa succede quando si spengono le telecamere? E soprattutto, cosa c'è di vero in quelle voci, in quei pettegolezzi che circolano periodicamente su presunte crisi, riappacificazioni e fughe romantiche improvvise? In particolare, oggi ci concentreremo su un episodio che ha fatto particolarmente scalpore, il loro capodanno. Avete presente? Le feste, l'atmosfera magica, i buoni propositi. E poi, ovviamente, le foto che spuntano sui social media. Ecco, il loro capodanno ha fatto parlare di sé. Si diceva che avessero organizzato una fuga romantica segretissima, lontano da occhi indiscreti, per godersi un po' di intimità e per ricaricare le batterie in vista di un anno pieno di impegni. Ma è tutto vero? O si tratta solo di un'altra bufala gonfiata dai media? Beh, preparatevi perché oggi andremo a fondo di questa storia, analizzando indizi, testimonianze e, soprattutto, cercando di separare la verità dalle semplici illazioni. E prima di iniziare, un piccolo favore, se vi piacciono questo tipo di video, se siete curiosi di scoprire tutti i segreti del mondo dello spettacolo turco, non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutte le novità e non vi perderete nemmeno un video. Prometto che non vi deluderò. Ok, bando alle ciance e iniziamo subito a scavare nella vita di Burak e Neslihan. Innanzitutto, è importante ricordare che loro sono una coppia molto riservata. Non amano particolarmente condividere dettagli intimi della loro vita privata sui social media. Preferiscono concentrarsi sul loro lavoro, sui loro progetti e, soprattutto, sulla loro famiglia. Questo, ovviamente, alimenta le speculazioni. Quando una coppia non si espone troppo, è facile che si creino teorie e congetture di ogni tipo. E poi c'è la questione dei paparazzi. Sappiamo tutti quanto siano invadenti e quanto siano disposti a fare per ottenere uno scoop. Spesso, le informazioni che trapelano sono parziali, distorte o addirittura completamente inventate. Quindi, è sempre bene prendere tutto con le pinze. Tornando al capodanno di Burak e Neslihan, la prima cosa da chiarire è che non ci sono state conferme ufficiali di una fuga romantica. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito e non sono state pubblicate foto o video che li ritraessero insieme in un luogo esotico o particolarmente romantico. Tuttavia, ci sono stati alcuni indizi che hanno alimentato le voci. Ad esempio, entrambi hanno postato foto sui loro profili social che sembravano suggerire che si trovassero fuori città. Burak ha condiviso immagini di paesaggi innevati, mentre Neslihan ha pubblicato foto in cui indossava abiti caldi e avvolgenti. Questi indizi, presi singolarmente, non significano nulla. Potrebbero semplicemente aver trascorso le vacanze di Capodanno con le rispettive famiglie in montagna. Ma messi insieme, hanno dato adito a diverse interpretazioni. Alcuni fan hanno ipotizzato che si fossero recati in Svizzera o in Austria, famose per le loro località sciistiche di lusso. Altri, invece, hanno pensato che avessero optato per una meta più esotica e riservata, magari in un'isola tropicale. E poi c'è la questione delle fonti anonime. Spesso, i giornali di gossip pubblicano articoli basati su fonti vicine alla coppia o testimoni oculari. Queste fonti, ovviamente, non sono verificabili e quindi è difficile capire quanto siano affidabili. In alcuni articoli si leggeva che Burak e Neslihan avevano prenotato una suite di lusso in un hotel a 5 stelle e che avevano cenato a lume di candela in un ristorante esclusivo. In altri, invece, si parlava di una fuga improvvisata in una baita isolata, lontano da qualsiasi tipo di distrazione. La verità, probabilmente, sta nel mezzo. È possibile che Burak e Neslihan abbiano effettivamente trascorso il capodanno insieme, ma senza clamori e senza ostentazioni. Magari hanno semplicemente cercato un po' di tranquillità e di intimità, lontano dai riflettori e dalla pressione dei media. D'altronde, è comprensibile. Dopo un anno intenso di lavoro, è normale desiderare di staccare la spina e di dedicarsi un po' a se stessi e alla propria famiglia. E cosa c'è di meglio di una fuga romantica per ricaricare le batterie e per rinsaldare il proprio rapporto? Certo,
Sarebbe bello avere una conferma ufficiale, una foto o un video che testimoni la loro fuga romantica. Ma dobbiamo rispettare la loro privacy e accettare il fatto che non sempre sono disposti a condividere dettagli della loro vita privata. In fondo, l'importante è che loro siano felici e che il loro amore continui a crescere. Il resto sono solo chiacchiere da bar. E noi, da bravi fan, dobbiamo limitarci a sostenerli e ad ammirarli per il loro talento e per la loro bellezza. Quindi, ricapitolando, la verità sulla fuga romantica di Burak e Neslihan a Capodanno rimane avvolta nel mistero. Non ci sono prove concrete che confermino le voci, ma nemmeno smentite ufficiali. Probabilmente, la realtà è più semplice e meno eclatante di quanto si possa immaginare. L'importante è che loro stiano bene e che continuino a farci sognare con le loro interpretazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia chiarito un po' le idee sulla questione. Se avete domande o commenti, non esitate a scriverli qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di confrontarmi con voi. E ora, prima di salutarvi, vi invito a mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Un abbraccio a tutti. Asterisco asterisco asterisco. Ok ragazzi. Un attimo di pausa dalla ricapitolazione e passiamo a un'analisi un po' più approfondita. Perché questa storia ci interessa così tanto? Perché siamo così ossessionati dalla vita privata di Burak e Neslihan? Beh, ci sono diverse ragioni, e cercheremo di sviscerarle insieme. Innanzitutto, parliamo del loro impatto culturale. Burak Özçivit e Neslihan Atagul non sono solo attori, sono veri e propri simboli. Rappresentano un ideale di bellezza, successo e, soprattutto, di amore. La loro relazione, almeno quella che vediamo pubblicamente, incarna un sogno romantico a cui molti aspirano. Burak, con la sua aria da principe affascinante e la sua recitazione intensa, ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Il suo ruolo in Kara Sevda, Endless Love, lo ha consacrato come uno dei più grandi attori turchi del momento. La sua bellezza statuaria, la sua presenza scenica e la sua capacità di trasmettere emozioni lo rendono irresistibile. Neslihan, d'altro canto, è una forza della natura. La sua interpretazione in Kara Sevda è stata magistrale, e ha dimostrato di essere un'attrice versatile e talentuosa. Il suo sguardo magnetico, la sua espressività e la sua grinta la rendono un'icona di stile e di determinazione. Insieme, Burak e Neslihan formano una coppia esplosiva. La loro chimica è palpabile, sia sullo schermo che fuori. E questo, ovviamente, alimenta la nostra curiosità. Vogliamo sapere tutto su di loro, come si sono conosciuti, come si sono innamorati, come affrontano le sfide della vita quotidiana. E poi c'è l'effetto reality. Viviamo in un'epoca in cui i confini tra realtà e finzione sono sempre più sfumati. Grazie ai social media, abbiamo la sensazione di poter sbirciare nella vita privata delle celebrità. Vediamo le loro foto, leggiamo i loro post, commentiamo i loro video. Ci sentiamo quasi come se fossimo loro amici. Questo, ovviamente, ci rende più vulnerabili alle speculazioni e ai pettegolezzi. Ogni piccolo dettaglio, ogni indizio apparentemente insignificante viene analizzato e interpretato. E spesso, la realtà viene distorta o addirittura inventata. Tornando al Capodanno di Burak e Neslihan, è importante considerare anche il contesto culturale turco. La Turchia è un paese con una forte tradizione di gossip e di pettegolezzi. La vita privata delle celebrità è un argomento di conversazione molto popolare, e i media non si fanno scrupoli a scavare a fondo per trovare uno scoop. Inoltre, la Turchia è un paese con una forte influenza religiosa e culturale. Questo significa che ci sono delle aspettative sociali molto precise su come una coppia dovrebbe comportarsi. La discrezione e la riservatezza sono considerate virtù, e le coppie che si espongono troppo rischiano di essere criticate o giudicate. Quindi, è comprensibile che Burak e Neslihan preferiscano mantenere un basso profilo. Sanno che ogni loro mossa viene osservata e giudicata, e che qualsiasi errore potrebbe avere conseguenze negative sulla loro immagine pubblica. Ma la loro riservatezza, paradossalmente, alimenta ancora di più la nostra curiosità. Vogliamo sapere cosa si nasconde dietro quella facciata di perfezione. Vogliamo scoprire i loro segreti, i loro difetti, le loro debolezze. E qui entra in gioco il ruolo dei media. I giornali di gossip e le riviste scandalistiche sono sempre alla ricerca di notizie sensazionali.
Sono disposti a tutto pur di vendere più copie e di attirare più click. Spesso, le informazioni che pubblicano sono basate su fonti anonime o su voci di corridoio. Non si preoccupano di verificare la veridicità delle notizie, e spesso le manipolano o le esagerano per renderle più appetibili al pubblico. In questo contesto, è difficile separare la verità dalla finzione. Dobbiamo essere consapevoli che i media hanno un interesse economico a creare scandali e a fomentare il gossip. Non possiamo credere a tutto quello che leggiamo o che sentiamo. E allora, come possiamo fare per capire cosa c'è di vero nella storia della fuga romantica di Burak e Neslihan a Capodanno? Beh, la risposta è semplice. Dobbiamo usare il buon senso e la logica. Innanzitutto, dobbiamo diffidare delle fonti anonime. Se un giornale di gossip pubblica un articolo basato su fonti vicine alla coppia, dobbiamo prenderlo con le pinze. Non abbiamo modo di sapere chi sono queste fonti, se sono affidabili e se hanno un interesse personale a diffondere determinate informazioni. In secondo luogo, dobbiamo analizzare i fatti. Ci sono prove concrete che Burak e Neslihan abbiano trascorso il Capodanno insieme? Ci sono foto o video che li ritraggono in un luogo esotico o particolarmente romantico? Se la risposta è no, allora dobbiamo essere scettici. In terzo luogo, dobbiamo considerare la personalità di Burak e Neslihan. Sono una coppia riservata che preferisce mantenere un basso profilo. È plausibile che abbiano organizzato una fuga romantica segreta, lontano da occhi indiscreti? Sì, è possibile. Ma è anche possibile che abbiano semplicemente trascorso le vacanze di Capodanno con le rispettive famiglie in montagna. In definitiva, la verità sulla fuga romantica di Burak e Neslihan a Capodanno rimane avvolta nel mistero. Non ci sono prove concrete che confermino le voci, ma nemmeno smentite ufficiali. Probabilmente, la realtà è più semplice e meno eclatante di quanto si possa immaginare. Forse hanno semplicemente cercato un po' di tranquillità e di intimità, lontano dai riflettori e dalla pressione dei media. Magari hanno cenato a lume di candela in un ristorante tranquillo. Hanno fatto una passeggiata sulla neve e si sono scambiati promesse per il nuovo anno. Non lo sapremo mai con certezza. Ma l'importante è che loro siano felici e che il loro amore continui a crescere. Il resto sono solo chiacchiere da bar. E noi, da bravi fan, dobbiamo limitarci a sostenerli e ad ammirarli per il loro talento e per la loro bellezza. E magari smetterla di ossessionarci così tanto con la loro vita privata. Diamo loro un po' di respiro. Spero che questa analisi approfondita vi sia piaciuta e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Se avete domande o commenti, non esitate a scriverli qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di confrontarmi con voi. E ora, prima di salutarvi, vi invito a mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Un abbraccio a tutti! E ricordate, prendete il gossip con le pinze.